1902, anno in cui gli eredi Borghese cedono la villa e la collezione allo Stato e il parco alla città di Roma, la Galleria Borghese è una casa dell'arte aperta al mondo. La bellezza può essere pericolosa, può essere dolorosa. Questo è davvero un luogo fragile da difendere, nel quale tu puoi fare l'esperienza dell'arte senza reti di protezione. La Galleria Borghese è un capolavoro d'arte in sé. Raccoglie il maggior numero di opere al mondo di Caravaggio e di Bernini, molte commissionate proprio per questi ambienti. Le dimensioni raccolte e l'inscindibile rapporto di identità che lega le opere, l'edificio ed il parco che lo circonda fanno della visita alla Galleria Borghese un'esperienza estetica difficile da dimenticare. Scipione Borghese è l'uomo dal gusto infallibile che con la sua passione per l'arte domina il Seicento romano. Nel suo ritratto scultoreo del 1632, Gian Lorenzo Bernini lo ritrae a 56 anni, un anno prima della morte. Sembra fermare il suo sguardo pieno di curiosità, attratto da qualcosa, segno dei molteplici interessi che lo caratterizzavano. Nato col nome Caffarelli, ma borghese da parte di madre, Scipione assume il cognome di famiglia grazie allo zio Camillo Borghese, che non appena diventa papa, nel 1605 col nome Paolo V, lo rende cardinale, a soli 28 anni. Grazie ai suoi favori diviene la seconda autorità dello Stato Pontificio, un potere che utilizza per soddisfare la sua passione per l'arte. La collezione nasce pensando per prima cosa alle statue, poi ai quadri che si dovevano avere, come diremmo adesso, cioè le opere che facevano la gloria e dimostravano il potere di ogni collezionismo. E quindi i miti della pittura del Rinascimento. Un enigma pittorico sul quale si sono interrogate generazioni di storici. Amor sacro e amor profano. È il titolo convenzionale del capolavoro di Tiziano, realizzato nel 1514 per le nozze di Niccolò Aurelio, segretario del Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia. Il soggetto del quadro è stato interpretato in vari modi. Non esiste una spiegazione univoca. Per alcuni si tratta della contrapposizione tra Venere celeste, bellezza spirituale, e la Venere volgare, forza generatrice. Per altri è un'allegoria del doppio ruolo della moglie, splendidamente abbigliata nella sua dignità pubblica, ma anche svestita e ardente di amore sincero per il suo sposo, in quella privata. È un quadro emblematico per la Galleria Borghese, esempio di una ricerca di armonia che concilia due opposti e del gusto impeccabile del cardinale Scipione. Raffaello dispone i personaggi orizzontalmente in due gruppi simmetrici e ci pone davanti all'episodio nel momento in cui accade. È la Deposizione del 1507, nota come la Pala Baglioni, perché commissionata da Atalanta Baglioni, nobildonna di Perugia, per commemorare la morte del figlio Grifonetto. In origine doveva essere un compianto, ma Raffaello crea una più drammatica e movimentata scena di trasporto. Nel volto del giovane di spalle ha forse ritratto il defunto, mentre nelle figure di Maria che sviene e di Maddalena in lacrime ha forse rappresentato il dolore della madre Atalanta e della moglie Zenobia. Scipione sogna questo capolavoro da molti anni e nel 1608 riesce a ottenerlo con la forza.
Questo è il museo che contiene il più alto numero di Caravaggio al mondo. Sono le prime tele documentate della sua carriera. Le opere acquisite da Scipione furono Il bacchino malato e Il giovane con canestra di frutta, acquisite con il sequestro al Cavalier d'Arpino, dove appunto Caravaggio aveva un incarico di specialista nel trattamento dei frutti e dei fiori, come accadeva spesso nelle grandi botteghe all'inizio del Seicento. Caravaggio produce pochissimo. Per avere i suoi quadri, Scipione è pronto a tutto. La Madonna dei Palafrenieri è uno dei casi più emblematici e discussi. Commissionata dalla Confraternita dei Palafrenieri per la loro cappella in San Pietro, l'opera viene rifiutata dopo pochi giorni per mancanza di decoro, nonostante il tema trattato, quello della grazia e il ruolo di Maria, fossero in linea con la dottrina della Controriforma. Indecoroso, forse, venne giudicato il Gesù bambino, ritenuto troppo grande per essere nudo. Oppure Maria, che ha il seno troppo esposto e il volto di una delle prostitute amanti di Caravaggio. Ma c'è anche il sospetto che dietro al rifiuto ci sia lo stesso Scipione che la acquista pochi anni dopo. Caravaggio consegna la grande tela nell'aprile del 1606, solo un mese prima dell'omicidio che segnerà per sempre la sua vita. Caravaggio uccide in una rissa Ranuccio Tomassoni e scappa da Roma. Si rifugia a Napoli, a Malta, in Sicilia. Su di lui pende una condanna a morte. Nel suo dipinto del Davide con la testa di Golia sembra rappresentare il suo dramma interiore. Ritrae se stesso come Golia, il malvagio sconfitto e decapitato, e sul volto del vincitore mette disgusto ma anche compassione. E sulla spada scrive «Humilitas occidit superbiam», l'umiltà uccide la superbia. Con questo quadro Caravaggio spera di ottenere la grazia del Papa e cominciare una nuova vita. Ma le cose andranno diversamente. Viene svelata nel 1621, nessuno ha mai visto nulla di simile. Il ratto di Proserpina è un'opera senza precedenti. Sorprende la tecnica, non solo per la composizione a spirale, ma per il virtuosismo con cui sono rese le consistenze dei materiali e dei corpi. E poi la violenza della scena. Proserpina piange vere lacrime. Nel suo sguardo leggiamo il dolore per la perdita dell'innocenza, la paura della violenza di Plutone, il terrore degli inferi. Prima di lei, la scultura aveva rappresentato l'ideale, l'eterno. Ora si carica di espressività. Bernini guida la visione dello spettatore come un regista e condensa in un'immagine la lussuria, l'aggressione, la lotta, la disperazione, insomma, il racconto. Il talento narrativo di Bernini esplode nel gruppo successivo, l'Apollo e Daphne. Eseguito tra il 1622 e il 1625, un colpo di scena scolpito nel marmo. Racconta l'amore impossibile tra il dio Apollo e la ninfa Daphne, che per sfuggirgli si trasforma in un albero d'alloro. Bernini porta in quest'opera la dimensione del tempo che si sviluppa davanti allo spettatore che la osserva man mano che le gira intorno.
I dettagli sono talmente complessi e sottili da sembrare inspiegabili. Più che una scultura, è una macchina teatrale in cui Bernini sembra richiamare la danza e le composizioni musicali di Frescobaldi e Monteverdi, artisti della corte borghese. La metamorfosi avviene davanti agli occhi dello spettatore stupefatto. È nato il barocco. Marcantonio IV, l'ultima grande figura di mecenate romano, chiama una quantità di artisti enormi in un fervore di rinnovo che dura più o meno, un po' meno di 20 anni, ed è quello che vediamo adesso. In un turbinio meraviglioso di decorazione dove non c'è un centimetro, comprese le porte, compresi gli anfratti dei muri, che non sia decorato. Quindi dentro queste mura, nella seconda metà del Settecento, nasce il neoclassicismo. Grazie al suo patrimonio antico, Roma vive un momento d'oro a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, durante il neoclassicismo. Nasce qui la moderna archeologia, grazie a Winckelmann, e il nuovo stile ispira importanti riqualificazioni urbanistiche, come quella di Piazza del Popolo, ad opera di Giuseppe Valadier, il figlio di Luigi, che con grandi fontane e una nuova circolazione propone una razionale interpretazione della monumentalità classica. Antonio Canova, il più famoso scultore del periodo, decide di trasferirsi proprio qui e installa il suo studio in Via del Babuino, dove tutt'oggi sono visibili cimeli e ricordi del suo passaggio. Anche i familiari di Napoleone vivono qui, nel palazzo che fu di famiglia in Piazza Venezia. Ci sono ancora lo stemma dell'aquila sulla facciata, il nome scritto sull'altana ed il bussolotto da cui la madre, Letizia Ramolino, osservava il passeggio. Napoleone si immagina erede degli imperatori romani, ma non riuscirà mai ad entrare in città di persona. Riesce però a imparentarsi con l'alta nobiltà romana, facendo sposare al principe Camillo Borghese la sorella Paolina. La sensualità che rese famosa Paolina Bonaparte in vita è resa eterna da uno dei maggiori capolavori di Canova, eseguito tra il 1805 ed il 1808. Paolina Borghese in veste di Venere vincitrice. La principessa ha 25 anni, è chiacchierata, infedele e la sua nudità scandalizza. Si dice sia ritratta dal vero, ma in realtà è un ritratto idealizzato. Ma la scultura, che oltre la bellezza di Paolina celebrava la gloria del fratello Napoleone, perde di significato con la caduta dell'impero francese. E quando Paolina si separa da Camillo Borghese, gli scrive pregandolo di nascondere quell'opera, che ora ritiene indecente. Per esaltare la morbidezza e la suggestione del marmo, l'opera veniva spesso visitata di notte al lume di candela. Quello che faceva la differenza era la finitura, laddove lui poneva mano e riusciva a ottenere quella morbidezza naturale delle carni, quello che noi vediamo nel materasso, l'affossamento del corpo. Quello era talmente vero che, è chiaro, quella che poteva essere un'algida rappresentazione di divinità nelle fattezze di una persona reale diventava in qualche modo emozionante.